Hey, benvenuti in questo nuovo video, oggi leggermente diverso dalla media del canale, in quanto andrò a elencare le 5 cose che secondo me sono super importanti da fare prima di partire per il Working Holiday in Australia. Mi sentivo di fare questo video per cercare di dare una mano a tutte le persone che magari volevano prendere questo percorso di esperienza all'estero, di cambiare i propri ritmi e le proprie abitudini, anche perché ci sono pareri molto contraddittori e molte cose che vanno un po' in conflitto tra di loro. Per ad esempio c'è qualcuno che ti dice una cosa mentre dall'altra parte la realtà è un'altra, o cose che magari possono essere sottovalutate, e quindi ecco a voi le 5 cose che secondo me sono super importanti, con una extra che lascerò alla fine del video, quindi resta collegato. Numero 1, i documenti. Mi raccomando, non fate l'errore come ho fatto io, che poi devi andare in giro a romperti le scatole, a far fotocopie a destra e a sinistra, chiamare i genitori o i parenti o gli amici per farti mandare la copia o per andare a chiedere qualcosa. Quindi fatevi una lista di tutti i documenti, che siano carta d'identità, il passaporto, le carte bancarie, i documenti sanitari se avete qualche patologia, se avete qualcosa. Ve li stampate, ve li salvate, che sia sul computer, che sia sul telefono, quindi un formato digitale, ma preparatevi anche un paio di fotocopie che non si sa mai, possono sempre tornare utili. Un'altra cosa sempre a riguardo dei documenti è la patente. Cosa molto importante che vi consiglio caldamente di fare è: fatevi la patente internazionale. Se avete già la patente italiana, con 120 euro circa e un paio di giorni di pratiche, giusto tempo di andare in comune e in un tabacchino per il bollo postale, potete farlo tranquillamente nell'autoscuola dove avete fatto la patente. Dura fino a un massimo di 3 anni. Ci sono 2 tipologie, entrambe valide per l'Australia, solo che una vi copre certe parti del Medio Oriente e dell'Asia, altri invece ne copre altre, però è più ampia, quindi scegliete in base ai vostri interessi. Il prezzo bene o male comunque è lo stesso, però fatevela, vi salverà tantissimo, vi evitate lo sbatti invece magari di essere qua, avete solo la patente italiana, quindi dovete andare da un traduttore che ve la converta, andare nella motorizzazione australiana per richiedere il documento e tutto quanto, aspettare i tempi postali. Quindi ve la fate, controllate la scadenza, perché dura sì 3 anni, ma se la patente vi scade dopo 1 anno e mezzo, dura fino al massimo ovviamente di 1 anno e mezzo, quindi tenete un attimo d'occhio quella cosa lì. Però assolutamente fatevi tantissime fotocopie di tutti i documenti che avete, ce li avete in valigia, tanto non pesano niente, non occupano spazio, sono lì, nel caso vi serve tirate fuori il fogliettino e siete già pronti a posto. Al numero 2 invece abbiamo i gruppi Facebook. Sembra strano da dire, ma qua i gruppi Facebook sono una cosa essenziale, a dir poco essenziale, perché ci potete trovare di tutto. Da marketplace, dove potete acquistare, che ne so, una macchina, vi servono dei vestiti, vi serve un elettrodomestico, qualunque cosa. Soprattutto marketplace vi serve anche per trovarvi un appartamento, cosa che sarà abbastanza fastidiosa e lunga come procedura, perché molti non vi risponderanno, molti invece magari mettono un titolo che poi vai a contattarli e non ti vogliono accettare per vari motivi che non si sa. E oltre a tutta la zona marketplace, quindi dove vi serve acquistare, dove vi serve questo, gruppi Facebook sono importantissimi anche per quanto riguarda la ricerca del lavoro e la ricerca anche di magari nuovi amici, di trovare nuove persone, di conoscere nuova gente qui in Australia che magari sta vivendo la stessa cosa che volete vivere voi. Qui così, se volete trovare qualche posto di lavoro, cominciare a contattare qualcuno, aziende che magari mettono un loro post su Facebook, o c'è qualcuno che sta dando le dimissioni da un posto, è probabile che semplicemente ricercando backpacker Perth, backpacker Melbourne, backpacker Sydney, fate un attimo una ricerca, ci sono migliaia di gruppi, ne scegliete un paio, vi inserite dentro, fate una mini presentazione di voi, spiegate chi siete, spiegate tra quanto arriverete, e di sicuro ci saranno persone che saranno tranquillissime e super pronte a darvi una mano. Collegandosi invece a questo punto qua, abbiamo il terzo posto, la ricerca del lavoro. Come dicevo, potete trovare molto facilmente sui gruppi Facebook persone che cercano, dipende poi cosa andate anche a cercare. Ovviamente ci sono ruoli che hanno una frequenza di domanda più ampia,
che non so, possono essere il barista, che possa essere il lavapiatti, un aiuto in cucina, l'hospitality. Qui fai veramente fatica a non trovare lavoro. Se invece vuoi andare per miniere, se per lavori che richiedono un certo livello di studio diverso, che possa essere l'architetto e tutto quanto, allora potrebbe essere un po' più difficile, però i gruppi Facebook di prima potrebbero sempre tornarvi utili. Altra soluzione invece ci sono LinkedIn, come altre piattaforme e siti online, dove voi inserite il vostro curriculum vitae, che qui non è curriculum vitae ma è resume, semplice differenza di nome, che però oltre al nome cambia anche la struttura. Infatti, come siamo abituati in Italia, metti quanto hai lavorato, dove hai lavorato, che mansioni hai fatto, e sono pagine e pagine in base alla vostra esperienza lavorativa. Qui invece della vostra esperienza lavorativa gliene frega abbastanza poco. Il concetto qui del resume è un'intestazione con i vostri dati anagrafici, però sotto la cosa, anche se scrollate online, potete vedere molto tranquillamente tutto quanto, e ci sono anche, anzi, tante piattaforme che hanno già i modelli preimpostati, con un paio di euro vi aiutano a preparare il vostro resume. È un'intestazione che siano 4-5 righe, non di più, non dilungatevi in pappardelle inutili che tanto non le leggono. Poche frasi semplici, concise, dove vi spiegate, raccontate di voi stessi, le vostre ambizioni, quello che sapete fare, tutto quanto condensato. Magari sotto potete mettere un po' l'esperienza in generale, i vostri lavori, quello che avete fatto, ma evitate di fare pagine su pagine su pagine, perché già quando gli presentate il malloppo state sicuri che non lo guarderanno nemmeno. Quindi conciso e semplice, ve lo consiglio. Passando poi al quarto posto, l'assicurazione sanitaria. Qua, a differenza dell'Italia, come penso sappiate, è bene o male tutto a pagamento. Cosa infatti che vi consiglio: voi, partendo con il Working Holiday, avete i primi 6 mesi coperti dalla Medicare, che è un'assicurazione sanitaria completamente gratuita, compresa nel vostro visto, che potete allungare fino a 12 mesi, quindi tutta la permanenza del vostro primo anno, con l'unica clausola che per attivare gli altri 6 mesi dovete uscire per forza di cose dall'Australia. Quindi vi prendete un volo, che sia per l'Indonesia, un Nuova Zelanda, un paese vicino, fate una settimana, mini vacanzina, tornate indietro, fate la richiesta e vi danno la rimanente parte di assicurazione completamente gratuita, con l'unico problema che copre veramente poco. L'ambulanza, scordatevela. Avete bisogno di radiografie, qualcosa del genere? Niente. Problemi per quanto riguarda denti e tutto quanto? Scordatevi anche quello. Quindi il mio consiglio è: magari fatevi il primo periodo, perché capisco che possa essere anche dispendioso, soprattutto all'inizio, però ci sono soluzioni anche agevolate col fatto che siete con il Working Holiday, che sia Medibank, che siano altre assicurazioni sanitarie principali, con quanto è che era? 60 forse al mese, però Sì, 60 al mese. Con $60 al mese avete quantomeno un pacchetto che vi copre l'essenziale. Ovvio, dovete fare cose con specialisti e tutto quanto, non sempre rientrano, ma almeno avete bisogno di un trasporto urgente con l'ambulanza, almeno non ci perdete un occhio della testa. Quindi valutate l'opzione e ve la consiglio veramente, perché le spese qua sono abbastanza significative su certi argomenti, cosa che ci porta appunto al punto numero 5, le spese. Vi consiglio caldamente di pianificare bene le vostre mete, il vostro viaggio e il dove andate anche, perché oltre ad avere 6.000 euro in banca da dichiarare al governo australiano per l'ammissione del vostro visto, dovete mettere in conto che mangiare costa, l'alloggio costa, cioè dovete sopravvivere il primo periodo comunque andando alla ricerca di lavoro, sostenendovi e tutto quanto. Sono spese che secondo me vanno ben calcolate, cosa che magari spiegherò meglio in un video successivo, ma per farvi una bozza generale: appartamenti settimanalmente, dipende un po' dove andate, se siete in centro città, se siete in periferia, se siete in Melbourne, Sydney, Perth, Adelaide, Brisbane, dipende tantissimo anche dove andate. Con Melbourne e Sydney, che hanno gli affitti più alti, si aggirano a una media di $700 a settimana.
ed è per quello che, come dicevo nel punto numero 2, guardatevi bene i gruppi Facebook prima di partire, che se trovate un'offerta tenetevela salda. La spesa, bene o male, siete comunque, se volete mangiare carne ogni tanto, comunque trattarvi bene non andando proprio su sai che bon e prodotti istantanei riscaldati, andate comunque sui 100-150 dollari a settimana se sapete farvi un attimo bene i conti e andate nei posti giusti. Se cominciate ad andare a mangiare fuori tutto quanto, lì si parla di un minimo di 30-40 dollari per pasto. Un pad thai in centro aperto ti costa 30 dollari, una pizza in media, bene o male da quello che ho visto, sei comunque sui 30, 35, 40 dollari, non quella di Domino, vera pizza sto intendendo, quindi anche quello va considerato. L'appartamento capisco anche che è difficile, soprattutto nel primo periodo, sopportare una cifra del genere, infatti per quello vi consiglio ancora prima di partire cominciate a cercare già lavoro e tutto quanto, perché vi salverà un po' il culo. Il primo periodo in ostello comunque si parla di una media di dai 60 ai 100 dollari a notte, quindi anche quella è una spesa non irrilevante, anche perché se volete andare per esempio per agenzie e per agenti immobiliari, gli affitti non ve li danno se non avete già alle spalle un paio di buste paga e un contratto di lavoro, e giustamente dicono non ve l'affitto, se no poi dopo 2 giorni non mi paghi, resti lì, non gli conviene di sicuro. Quindi pianificate bene tutte le vostre spese, tutto quanto. È meglio partire con un po' di più e poi goderselo dopo, piuttosto che godersi l'ultimo periodo spendendo destra e sinistra e poi patite la fame e andate avanti a pane e acqua. Cosa che ci porta invece al bonus extra di questo video. Godetevi l'Italia fino all'ultimo centesimo, che siano amici, che sia la famiglia, che sia il cibo. Io non sapete quanto pagherei per avere un etto di mortadella. Solo il pensiero mi viene da sbavare. Quindi godetevi veramente ogni centesimo, perché comunque l'Australia vi dà tantissime opportunità, vi dà tantissimo, soprattutto a livello di natura, persone, mentalità, conoscere gente nuova, è una cosa stupenda e vi garantisco ne vale tantissimo la pena farlo. Però dall'altra parte l'Italia è l'Italia, non ci puoi fare niente. Un pezzo di cuore, almeno per quanto mi riguarda, resterà sempre là. Detto questo, penso che di essere stato abbastanza esaustivo. Se avete qualche curiosità, qualcosa che vi viene in mente, qualche dubbio da scindere, da arrivare al succo, se volete qualche consiglio in più, scrivetelo qui sotto nei commenti senza problema. Ci farò un video in futuro, come ne farò comunque, quindi rimanete collegati, iscrivetevi, mi raccomando, anche per piacere lasciate un mi piace, che tanto a voi costa veramente poco, per il canale invece fa tantissimo, perché aiuta un po' l'algoritmo a far capire che c'è un qualcosa effettivamente. Almeno spero di avervi trasmesso qualcosina che vi possa essere tornato utile. Detto questo, ci vediamo alla prossima e vi auguro una buona settimana a tutti. Ciao!